La figura di cui parleremo oggi è Maurizio Abatino, il famoso Freddo della serie Romanzo Criminale. È particolare Maurizio Abatino perché nella sua semplicità è forse il più complesso. Intanto è ancora in vita, a differenza di molti altri della banda magliana, vedi Giuseppucci, vedi De Pedis, vedi Abruciati. In più, dietro l'aspetto del duro e puro, si celano diversi segreti e oggi ne parliamo. Scuola di botte, siamo di scuola di botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, vai con Cicalone che ti insegna a fare a botte. Maurizio Abatino, il cui vero soprannome era Crispino, dovuto ai capelli. Voi dite, ma che c'entra Crispino con i capelli? Capelli crespi, Crespino, Crispino. Per quanto erano fitti, infatti se lo guardate c'ha sti capelli piccoli, fitti sulla testa. Ma sia nel film che nella serie Romanzo Criminale lui è il freddo, perché rispecchia il suo personaggio. Uno freddo durante la guida, freddo durante le rapine, freddo durante gli omicidi, cioè che mantiene la calma, non freddo a livello corporeo. Lui inizia la sua carriera proprio nella sua abilità principale, la guida. Era un asso a guidare, non solo a guidare le automobili, le moto e tutto, ma anche a fuggire, a trovare strade alternative, a trovare una strada lì dove gli altri non vedevano una strada. Per quello fin da giovane se lo contendono le batterie di rapinatori. Oh, me mandi Crispino che c'ho da fare una rapina, oh, me mandi Crispino che devo scappare, devo sparare uno. E aveva già messo le mani in pasta in rapine, omicidi, sequestri e tutto quello che coinvolgeva una guida spericolata ma attenta che ti tutelava. Infatti da lì a poco, già a 18 anni, ebbe i primi guai con la giustizia, ma non furono i primi e nemmeno gli ultimi, perché già qualche anno dopo venne accusato di alcuni omicidi, non uno, alcuni omicidi. Poi fu prosciolto perché tra lui e quelli che erano stati accusati non furono trovate prove, ma da lì c'è l'escalation criminale, perciò la formazione della batteria con Castelletti, che poi è quella batteria che, se vi andate a rivedere il video di Giuseppucci, compra le armi che erano state sottratte a Giuseppucci dalla macchina. Senza che vi ripeto poi tutto quanto, vediamo un po' i nodi più importanti. Qual era il carattere di Crispino? Riservato ma determinato. Infatti il gruppo Magliana Trullo, che era quello suo, subito dopo la morte di Giuseppucci iniziò la scissione vera. Allora, i poco informati dicono dopo la morte di Giuseppucci tutti uniti per fare la vendetta. No, attenzione. Subito dopo i testaccini iniziarono a curare ancora meglio i loro interessi, mancando quel collante che è Giuseppucci, anche perché Crispino fu la mano che freddò tantissime persone, tra cui Selis. E a questo proposito approfitto perché molti hanno scritto Cicalò, ma che stai a dire, la banda della Magliana l'ha inventata Selis, perché l'ha teorizzata in carcere, l'ha detto Mancini. Io non voglio mettere in dubbio le parole di Mancini, ci mancherebbe, anche se fosse vero, nel senso che poi ognuno dirà acqua al suo mulino. Mancini oggi deve raccontare qualcosa e dice l'ha teorizzata Selis insieme a me. Ci posso anche credere, però teorizzare qualcosa e farla sono due cose diverse, nel senso che se Selis l'ha teorizzata ma dall'altra parte l'ha fatta Giuseppucci, che abbia avuto l'input, che non abbia avuto l'input, che l'abbia fatta di sua spontanea volontà, chi la costruisce una cosa è sua. Non è che se io mo teorizzo il palazzo più alto del mondo, farei un palazzo di 1000 piani, l'ho teorizzato, poi se fra 20 anni un architetto lo fa, non è che dicono Cicalone l'aveva teorizzato lui, no, l'ha fatto l'architetto, basta. Questa figura di duro e puro di Abatino è proprio legata al fatto che nonostante abbiano avuto una crescita, in particolare il gruppo Magliana Trullo, continuavano a sperperare i soldi, a non investirli e a voler pensare che in ogni caso loro con le rapine avrebbero riportato soldi dentro, perciò loro ancora ragionavano da pischelli, no? Mentre gli altri dicevano no, senti, qui investiamo, lavoriamo, facciamo con la mafia, iniziamo a avere i poteri forti dalla parte nostra, loro e in particolare Crispino volevano rimanere tra virgolette fuori perché pensavano che tutto questo portasse male alla banda ed è lì che hanno il più grosso contrasto con i testaccini, che poi culmina nel momento in cui Abruciati viene ammazzato durante la gambizzazione a Rosone e loro vanno a chiedere oh,
ma perché stava lì a Bruciati? Chi l'ha mandato? Perché noi non sappiamo ste cose? Per Crispino il massimo era la droga, nel senso che siamo cresciuti, lavoriamo con la droga, ma le rapine rimangono comunque la nostra base di partenza. Era un po' un limite di tutto questo. In realtà Crispino le cose le sapeva e ne sapeva anche tante. Il problema è che lui bazzicava con quelli, tra virgolette, meno evoluti del gruppo. Molti sono i confronti interessanti che ha avuto Crispino in aula, audio dei processi, confronti con D'Ortensi, detto Zanzarone, veramente divertente quella parte dove lui e D'Ortensi discutono, litigano, Crispino gli fa: ma io non è che se mi so pentito sono diventato un pappamolle, guarda che se te pio te faccio vedere io. Sono 7 mesi che sto a fare su e giù per incontrarmi con lui. Sempre da Rieti, sì? Eh? Da Rieti, da terra. Sempre a Rieti, in campagna. Vuoi pure l'indirizzo? No, non mi serve. Numero di telefono. Se vuoi ti posso dal mio. Ci sta preso. Che all'epoca non c'avevi nessuna batteria. Ah, molto sta già riperdito. Eri morto di fame a Batì. Te lo posso Al dimostrare contrario, io. guarda, Te lo dimostro con i fatti. noi veniamo dal sequestro Eri caccione. morto di fame come quando sono uscito io da carcerato. Te lo dimostro che non avevi nessuna batteria. A Roma non eri considerato meno di niente, ladri di radio, di gomme. Sei un pagliaccio. Capito? Te lo dico io. E poi te lo dimostro se sono un pagliaccio io ti dimostro i fatti e gli altri sei porta Anche adesso capello. lo posso dimostrare. Capito? Te e Toscano Duarte. Se vuoi fare il confronto con Zanzarone, questo è il confronto, stai a fare un pagliaccio. sei troppo inferiore come intelligenza, capito? Fisicamente, Sì, solo tu hai fisicamente. bisogno di una Solo perizia lì. fisicamente, solo Non te farla fisicamente. fare me. Tu Solo hai fisicamente. bisogno di una perizia. Solo E fisicamente. tu un psicologo. Solo fisicamente. C'ha Lo ragione, dice il dottor c'ha Testa. ragione te peso, Allora. quando diceva che era un povero cretino. Capito? Allora la domanda a tuo piacimento. A parte il paese, a parte Punto e a capo. Prima domanda. che è sempre stato un buffone. Senti, tu a me buffone non... no, Presidente, per favore, lei lo deve riprendere perché io rispetto la tua collaborazione. Denuncia. Ma tu sei però un pentito inattendibile. Inattendibile, Presidente. Oh. 2 o 3 volte gli sono state date insomma, gli è stata data della droga, l'eroina, che neanche ci ha pagato perché lui è più un sola che praticamente uno d'Andrea. E se non ti ricordi, scusa, fammi parlare, non ti ricordi che una Prima volta... esponi al Presidente e alla Tanto è vero che gli ho salvato la vita 2 volte, lui lo sa, adesso sta facendo, perché anche De Peti se lo voleva ammazzare perché una volta durante la detenzione c'è stato un'alluvione e lui invece di salvare i detenuti ha salvato il direttore, la moglie del direttore, ma non perché è un bravo ragazzo, per scopi personali, e questo De Peti non gliel'ha mai perdonato e lo voleva ammazzare. Una volta De Peti se gli ho salvato la vita perché ci doveva aiutare a sistemare le cartelle di Colafigli. Allora lì ha cominciato a sfruttare proprio la sua indole, che è quella proprio di truffatore più che di rapinatore. Ha cominciato a chiederci la macchina, gli abbiamo comprato una Rover da Travangini, una Rover marrone con la ruota di scorta, non ricordi? Falso. Falso, ok, risulterà. Dopodiché gli servivano i soldi, lo finanziavamo per le spese, però non si vedevano risultati. Più di qualche volta gli abbiamo dato anche eroina e una volta a Medoardo ce l'ha pagata con una tastiera elettrica, falso? Non mi ricordo come si chiama l'amico tuo, però potrei anche Falso. vero. Falso. Stavo Poi dopo chiedendo. te lo spiego. Questo è Zanzarone. Dopodiché non si vedevano risultati e l'abbiamo proprio insomma lasciato perdere. Va bene? Io a te non ti conoscevo, non ti avevo mai visto. Non esistevi neanche come batteria perché neanche da dentro le notizie di Radio Buiolo non è che portavano queste notizie che c'era una nuova banda o batteria, capito? Però io ti conoscevo. Come andare da te? Tu mi conoscevi di nome perché Zanzarone è un nome, è una garanzia, capito? A Roma. Io non ho mai fatto carcere a qualcuno, capito? Nessuna di carcere, no, ti sto rispondendo, è una garanzia. Capito? Sì, una garanzia. Guarda, tu stai almeno per quello che era nell'ambiente. Senti, almeno per quello che era. Tu stai a fare dei verbali peggio dei miei, capito? Io ai tempi miei a te già ti avevano sparato, Zanzarone. Tu stai a fare dei verbali peggio dei miei, tu stai confermando tutte le cose mie. Nessuno. Semplicemente stai cambiando i personaggi. A me non mi sparava nessuno, non mi hanno sparato tua. Questa sarà una valutazione tua. Le mie scelte di vita sono state rispettate. Allora, quando sono uscito nel 78, tramite Toscano Edoardo, ci siamo conosciuti io, te e Toscano. È vero o non è vero? È vero o non è vero che sto andando avanti? Ma non avere questa strafottenza, se tu non vuoi fare, capito, il confronto, basta che tu rispondi alla corte che dici mi
rifiuto. C'ho la strafottenza in base a tutte le cavolate che ha scritto sui giornali, cretino. Sono tutte verità che verranno tutte quante a galla. Poi ci rivedremo nel processo Pecorelli. Quando ti pare, anche domani. E tu i segreti dei Semerari e della compagnia dei Semerari non ne sai proprio niente. A parte quelli che mi hai detto tu. tu. Non hai fatto parte, capito, del nostro gruppo politico. Facevi parte. E mi è venuto proprio spontaneo. Signor Presidente, mi sta chiamando allora, la domanda, è vero o non è vero che io sono venuto alla casa tua, casa popolare della Magliana? Sì, con quanto tuo Bassetto. Sono venuto da solo a parlare con te e Toscano Edoardo per rimettere su una batteria di rapinatori. Tu? Sì. Rimettere su una batteria con te. Non è vero? Rispondi sì o no? Signor Presidente, non è vero perché lui dal momento che è entrato per la rapina con De Pedis si è bruciato con quel fisico, non poteva fare più il rapinatore. Da quando è uscito ha fatto un po' ricettatore. Adesso lo vedo un pregiudicato che fa rapina e entra in banca con quel fisico, che è Zanzarone. Cioè non ha fatto più una rapina dopo quella di De Pedis. Guarda che Aspetti, dopo quando? Quando è uscito dalla detenzione la rapina imputato con De Pedis. Cosa che io non ho fatto più una rapina. Allora mi spieghi un altro componente della tua cosiddetta batteria in un procedimento penale? Non mi interessa, quello che hanno detto anche non mi interessa. Anche te, quello che hanno detto anche non mi interessa. Stupido, ti faccio cascare in contraddizione, stai zitto. 8800/86. Lui che litiga con Ticani, che gli dice che lo smonta come un pupazzetto. Comunque, e c'è anche notissimo lui che minaccia Taormina come avvocato addirittura. E dico una cosa, se succede qualcosa ai miei familiari, l'avvocato Taormina è il primo che viene sparato in testa. No, lei per cortesia lei può rifiutarsi di rispondere a tutte le domande che ritiene opportune, familiari, non familiari, però non può fare affermazioni di questo tipo. No, mi sembra che sta esagerando, ha capito che non voglio che si parla della mia famiglia, sta esagerando. Vorrei capire soltanto se Albertino me l'ha fatta la minaccia per farla eseguire personalmente. Esattamente. Ma in tutto questo che cosa succede? Che a un certo punto, quando partono gli arresti per la banda, lui viene arrestato e finisce in carcere. In carcere era una pedina facilissima da uccidere, da eliminare, perché in carcere è tutto più facile, non hai la protezione, non ti puoi nascondere, bastava dare dei soldi a un detenuto che non c'era niente da perdere, ecco lì che te facevano fuori. Lui iniziò a marcare prima visita, perciò vai in infermeria, stai protetto, eccetera, dopodiché riesce a rimediare il sangue di un detenuto malato e se lo inietta in modo tale che ha subito degli effetti collaterali di questo sangue iniettato in vena, in più riesce a far uscire fuori un prelievo di questo sangue, tant'è che lo devono per forza a quel punto ricoverare. Lui approfitta anche per fingersi invalido, perciò la somma di tutti i fattori, sangue infetto, sedia a rotelle, corrompendo anche alcuni medici, riesce ad avere delle cartelle cliniche e delle perizie compiacenti che si fa ricoverare fuori dall'ospedale perché gli viene diagnosticato un tumore osseo con tanto di metastasi, roba proprio che doveva morire 2 giorni dopo. Una volta portato in questa clinica esterna tale Villaggina, quella è la sua occasione per scappare, per darsela a gambe, perché ovviamente lì non è una prigione che ci stanno i secondini a ogni angolo, ci stava un po' di sicurezza, ma sicuramente anche lì avrà unto e straunto, perciò era tutto organizzato, passaporti falsi, uscita all'ospedale, viaggio per Venezuela, aiutato ovviamente dal fratello Roberto e dai complici. Questo che cosa fa? Fa sì che lui sparisce per tot tempo. In maniera poco furba, telefona, chiama, diciamo si fa beccare, fai una chiamata, ne fai un'altra, telefoni sotto controllo, sappiamo dove stava a Caracas. Preparano tutto, lo beccano che usciva fuori da un locale notturno, perciò eri andato fuori, manco eri tanto accorto, dici vabbè tanto sto a Caracas. Una volta riportato in Italia, clamore, cose, abbiamo preso Abatino, cosa può fare? Si pente. Pentirsi, ragazzi, con tutto quello che sapeva lui, era una delle opzioni migliori per rimanere in vita, per essere protetto, per avere una protezione testimoni. Io però da quello che ho potuto vedere e leggere dagli atti del processo ha detto delle cose, ma non credo che abbia detto tutto quello che lui sapeva o tutto quello che lui sa tuttora. Che cosa le disse De Pedis? Che cosa le disse Giuseppucci? Questo. Beh, mi fece capire che era roba di Danilo Bruciati.
e che lui aveva fornito gli elementi, le persone, insomma. In quel momento le fece anche dei nomi di queste persone? No, perché ancora io sapevo che Giuseppe Pucci frequentava ambienti di destra, però ancora non me l'aveva presentati. Ecco, in seguito poi ha saputo qualcosa di più sui responsabili dell'omicidio Pecorelli? Sì, quando siamo usciti mi ha presentato delle persone, e tra queste c'era appunto Carminati, che mi disse che fu lui a uccidere Pecorelli. Forse anche per questo motivo gli è stata poi tolta negli anni la protezione dei testimoni. Perciò Abatino, freddo, assassino, ricco, uno dei capi della banda della Magliano, uno che ha spadroneggiato su Roma, oggi è anziano, agli arresti domiciliari, deve scontare ancora tanti anni, senza un soldo e disperato. Questo vi fa capire quanto effettivamente, anche se tu arrivi all'apice della criminalità, perché lui si definiva un re, per esempio, uno dei re di Roma, insieme a De Pedis, insieme a Giuseppucci, era uno di quelli che decideva, c'aveva le piazze di spaccio, c'avevano attività commerciali, c'avevano un'infinità di cose, il loro nome spaventava le persone, ma oggi sicuramente noi ce lo ricordiamo, complice anche, ripeto, la serie TV, il film e tutto, ma non gli è rimasto nulla in tasca, è malato, è in difficoltà economiche, i suoi guai giudiziari. Perciò direi che francamente meglio nella vita fare le cose per bene, non ce ne frega niente di avere il macchinone, essere i super capi, spara qua, fai là, perché se prendete il caso che è andato meglio, perciò lui e Mancini, che sono ancora vivi insieme a Danesi, stanno tutti e tre messi malissimo, ragazzi. Eppure erano dei grandi nomi, Abatino era uno dei capi. Detto questo, fatemi sapere su chi volete che faccia i prossimi video, su quale personaggio della banda Magliano o su quale argomento. Io nel frattempo comunque prenderò di nuovo in mano gli atti dei processi per cercare qualche atto che ritrae delle situazioni abbastanza particolari, come fu per la sparatoria con il clan Piarulli, che è poco conosciuta ma che ho visto vi ha suscitato comunque interesse. Per adesso vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo episodio. Bulli, ciccioni, sfigati, secchi e brutti, un colpo sotto vi aggiusta tutti. Se ti senti oppresso ed a tratti un po' depresso, mangia bene, smettila di intasare il cesso.